Buonasera ai telespettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Oggi siamo nel comune di Ogre e più esattamente nella frazione di San Panfilo d'Ogre. Siamo in piazza Dante Alighieri, qui è un posto bellissimo circondato da palazzi storici. Qui sulla mia sinistra c'è un palazzo che ha anche una dedica a Dante Alighieri perché come dicevo questa è piazza Dante Alighieri. Ogre è un paese di circa 1000 abitanti, non molto distante dall'Aquila, con 4 frazioni. Qui siamo a San Panfilo, poi c'è San Felice, c'è San Martino, non molto lontano dalla frazione aquilana di Monticchio c'è Cavalletto. E saremo con il sindaco di Ogre, Gian Matteo Riocci, con cui parleremo non solo della ricostruzione privata, ma anche della ricostruzione pubblica e anche delle tante bellezze di questo territorio. Qui oggi è una bellissima giornata e siamo circondati da montagne, boschi, castelli, conventi, è veramente un luogo incredibile. Allora iniziamo con l'ingegner Fico, che è dirigente dell'ufficio speciale USRC che ha sede a Fossa. Ingegner Raffaello Fico, noi ci sentiamo praticamente ogni anno e magari in futuro le nostre trasmissioni potrebbero rappresentare, come dire, no, il filo rosso per capire un po' come è andata la ricostruzione post sisma 2009 con poi questa appendice 2016 che poi magari adesso ci accenni anche che cos'è e i problemi che ha comportato, che poi sono stati per fortuna risolti. Allora, innanzitutto partiamo da un ragionamento più generale. Oggi siamo sostanzialmente a ottobre 2022, sono passati 13 anni e mezzo dal terremoto del 2009. Qual è il punto della ricostruzione? Diciamo un discorso generale, poi approfondiremo perché a fine settembre c'è stato un passaggio importante su cui dovremo soffermarci. Allora, il punto a oggi della ricostruzione dei 40 e passa, anzi più di 50 credo, comuni di competenza dell'USRC che tu dirigi. Buongiorno, noi siamo oggi sui 56 comuni del cratere sisma 2009 oltre l'Aquila, siamo a metà del cammino in termini di attuazione, cioè la metà delle pratiche che sono pervenute sono state approvate, che in realtà rappresenta metà del cammino perché nel frattempo è scaduto il termine per la consegna delle pratiche e quindi possiamo dare già dei dati consolidati finalmente, perché è vero che siamo a 13 anni e mezzo, ma è anche vero che il legislatore ha inteso stabilire un termine, quindi si inizia a vedere la fine. E rispetto al dato complessivo, i cantieri sono ultimati al 40%, significa che le abitazioni sono recuperate, tornate agibili dopo il sisma al 40% e che tutto quello che dovevamo acquisire, a parte una coda che invece non è pervenuta, ormai ce l'abbiamo negli uffici, quindi gli uffici sono nelle condizioni in prevalenza, a parte qualche pratica ancora carente da completare, però sono in prevalenza progetti che sono istruibili e approvabili, per cui siamo finalmente nelle condizioni di stimare un termine, perché dipenderà molto più dalle forze degli uffici e dai tecnici che hanno consegnato quest'ultima parte, o diciamo penultima, delle pratiche della ricostruzione. Parliamo di 56 del cratere, bene ricordarlo, ma anche di 120 comuni fuori cratere che sono in fase più avanzata, però noi stiamo guardando alla ricostruzione di circa 170 comuni più o meno danneggiati. Allora, questa è diciamo la situazione generale, poi l'hai già accennato, a fine settembre c'è stata una scadenza importante, cioè sostanzialmente per quanto riguarda il terremoto del 2009, che questo va chiarito, il terremoto del 2009 andava presentata domanda per ottenere il contributo per ricostruire o ristrutturare l'abitazione. E questo perché? Questo lo dico io perché innanzitutto c'è stato un ulteriore passaggio intanto in questo anno, cioè il famoso problema dell'aumento dei prezzi dovuto a tutta la congiuntura internazionale che sappiamo e quindi giustamente le ditte dicono sì, vabbè, con i prezzi di 10 anni fa era un discorso, con i prezzi di oggi è diverso. Quindi c'era anche questo problema e c'era anche il governo, diciamo il governo nazionale, che voleva capire in qualche modo quanti altri soldi vanno spesi per il cratere.
Il 30 settembre quindi scadevano queste domande e da quello che mi ha accennato già poco fa, prima dell'inizio della trasmissione, c'è stato un buon risultato. Risultato eccezionale, perché parliamo della consegna solo nel mese di settembre di circa 1000 pratiche che corrispondono a un valore complessivo di 1 miliardo di euro di progetti consegnati, in parte carenti come dicevo, quindi devono essere completati, ma la stima economica e numerica dà un valore che è eccezionale. Consideriamo che il totale nei comuni del cratere è di 4.000 pratiche, ogni pratica, ricordiamolo, è di un aggregato edilizio nel centro storico, non è un solo edificio singolo, ma è un insieme di edifici intersecati perché sono fatti in muratura, sono attaccati gli uni agli altri, quindi 4.000 pratiche ricevute, di cui solo 1.000 nel mese di settembre grazie a questa scadenza che abbiamo cercato di utilizzare in maniera intelligente, nel dire al cittadino, al presidente del consorzio: consegna la richiesta di contributo con tutta una serie di dati imprescindibili. Il consorzio ci deve essere presente la Costituzione, deve essere presente una richiesta economica per dare questa stima di cui parlavi al governo, però la fase, diciamo, degli allegati progettuali la puoi consegnare nelle prossime settimane, in maniera tale da a garantirci la stima economica per comunicare al governo e nello stesso tempo avere una diciamo, fluidità d'azione, perché in questo modo non si ingolfano gli uffici e i professionisti non sono tutti nel dovere di progettare tutto e subito. Quindi questa fase diluita, che avrà ulteriori mesi per consegnare tutti i progetti, ci consentirà di intanto avviare la... Ecco, perché questo diluire significa che la scadenza era il 30 settembre, si chiedeva attraverso un modello semplificato alcuni dati essenziali, quindi che ci sia il consorzio, che più o meno la spesa che... Poi c'è tempo fino a fine marzo sostanzialmente, quindi altri 6 mesi per i dettagli, quindi per integrare. E questo è stato fatto proprio per non strozzare appunto il lavoro dei tecnici. Sì, e tengo a dirlo, è stato fatto di concerto con i sindaci del cratere, per cui il tavolo di coordinamento che li rappresenta mi ha dato mandato di diluire in maniera tale da avere una buona progettazione, perché parliamo sempre di interventi complessi, ricordiamolo, che sono di miglioramento sismico. Noi stiamo migliorando sismicamente a valle di un danno, ripariamo il danno e si migliora sismicamente per un futuro, diciamo, migliore. Ci auguriamo che non serva, ma sismicamente questi aggregati hanno un elevato grado di efficienza, e aggiungiamo pure che sono energeticamente molto più efficienti di quello che avevamo trovato sul campo. Quindi progettare questi interventi è cosa che richiede un tempo. Ci aspettavamo che fossero già tutti progettati, ma c'è stato anche un rallentamento legato al tema dei costi che hai toccato, quindi le pratiche che già avevamo, che sono altrettante, cioè noi avevamo già 1000 pratiche per un altro miliardo che stiamo lavorando, si sono molto rallentate nella fase attuativa, perché il caro prezzi ha fatto sì che si fermasse la filiera e il progettista non ci... Esatto, ingegnere, questa è una cosa che va un po' spiegata, cioè nel senso che l'aumento dei prezzi non solo, vabbè, è un dato di fatto oggettivo che quindi crea problemi, ma spesso ha spinto, adesso non vogliamo, come dire, approfondire perché per come, ha spinto alcune imprese a dire fermiamo tutto, aspettiamo questo aumento di prezzi e poi torniamo a ragionare. Su questo c'è stato un passaggio legislativo proprio, diciamo, alla scadenza della legislatura che è appena finita, nel senso è stato approvato un emendamento in cui questo aumento o adeguamento di prezzi è passato. Però poi bisogna portarlo, come dire, nella realtà, e questo tocca, diciamo, anche agli uffici speciali. Com'è la situazione in questo momento? Esattamente, la situazione di conversione in un decreto attuativo congiunto da parte mia e del titolare Provenzano a rendere appunto le procedure stabilite in quell'emendamento al decreto aiuti bis, che è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta lo scorso 21 settembre, a tradurre in norme attuative con un decreto che uscirà credo la prossima settimana, nei prossimi 10 giorni, e che darà i dettagli di come bisogna integrare la richiesta di contributo oppure integrare quando c'era già il cantiere in corso. Quindi tu giustamente hai parlato delle ditte che si erano un po' fermate.
per le pratiche che non erano approvate si erano un po' fermati anche i tecnici progettisti, perché rivedere un progetto con un incremento dei costi che stimiamo oggi del 20% dovrebbe essere un'operazione onerosa che richiede appunto una revisione progettuale del computo metrico, per cui anche la fase progettuale si era molto rallentata, e quindi confidiamo a partire dalla seconda metà di ottobre fino a fine anno di rivedere finalmente tante pratiche approvate che si trasformano in cantieri, e tanti cantieri che verranno ultimati, perché mancava spesso e volentieri quell'ultima fase per chiudere l'agibilità dei lavori. Questo tra l'altro, se non ricordo male, è un secondo adeguamento di prezzi, perché voi appunto, come sempre come uffici speciali, compreso appunto l'USRA diretta dall'ingegnere Provenzano, avevate fatto un decreto che era previsto, se non ricordo male, dalla legge, cioè era l'inflazione in sostanza, no? E quindi e credo che all'epoca l'aumento fosse del 3%, se non ricordo male. Esatto, nel 2020 a settembre abbiamo fatto un decreto analogo che incrementava solo del 3%, solo perché l'Istat dava questa variazione in positivo, variazione che negli anni precedenti non c'era stata, quindi era la prima volta che si attuava quel DPCM che dava mandato ai titolari degli uffici speciali di rivedere i costi, e il DPCM era del 2013, ma solo nel 2020 si è apprezzato un inizio di incremento Istat. Dal 2020 al 2022 c'è stata un'impennata, per cui l'Istat è passata da un più 3 a un più 20, quindi noi oggi dovremo integrare, preciso che il 20 è il valore massimo, noi andremo ad integrare quel 3% già inserito, introdotto con un ulteriore 17%. Noi qui siamo, dietro di noi, Donatello lo inquadra, siamo nella Valle Aquilana. Ecco, qui abbiamo il primo paese che si vede proprio dietro di noi, è San Felice, che è un'altra frazione del comune di Ocra, e poi c'è Bagno, un po' più in alto c'è la sede di ingegneria di Roio, cioè da qui si vede sostanzialmente tutta la città. Uno dei problemi della città, ma anche dei comuni del cratere, è la famosa ormai il buco nero, la ricostruzione pubblica, le chiese, i palazzi appunto di proprietà di enti pubblici. Su questo, anche in collaborazione con il commissario 2016 Agnini, insomma c'è stato uno sveltimento, si è cercato di eliminare il problema più grosso, che per questi progetti spesso mancano i RUP, mancano i responsabili del procedimento, mancano i tecnici, cioè è un problema. E adesso voi in qualche modo potrete, e forse già siete subentrati in qualche situazione come stazione appaltante. Ecco, in questo senso qual è la situazione oggi? Sì, gli uffici speciali, con una norma anche questa da noi fortemente voluta e su mandato dei sindaci, sono diventati, su delega dei comuni o degli enti in generale che operano in Abruzzo per gli appalti pubblici, stazioni appaltante. Questo significa che da qualche mese i due uffici speciali hanno iniziato a gestire con propri RUP, con propri supporti al RUP, le operazioni di gara, di appalto per far partire i lavori nelle chiese, ma anche in alcune scuole dei comuni del cratere, ad esempio Torno in Parte. Ci sono edifici pubblici dove i comuni ci chiedono di operare, ci sono interventi legati al PNRR in cui i comuni sono stati sovraccaricati di adempimenti legati agli appalti di questi interventi, che hanno poi le milestone da rispettare, quindi entro fine dicembre i comuni devono rispettare questa importante milestone per aggiudicare i lavori degli interventi pubblici che sono stati affidati per realizzazione di impianti sportivi, rifunzionalizzazione di edifici, rigenerazione urbana, e alcuni comuni ci hanno delegato per appaltare noi questi interventi. Abbiamo oggi circa 30 interventi tra quindi chiese, edifici pubblici e interventi di altra natura, ad esempio rigenerazione urbana, dove noi interverremo d'accordo con i comuni. È un'operazione che oggi ci dà 30 gare, nel 2023 io ne stimo 100, quindi è qualcosa che per le chiese 10 sono gli appalti di nostra competenza, ma potranno diventare molti di più, perché i comuni iniziano giustamente ad alzare la mano per dire occupatevi anche della nostra chiesa. La mia speranza è quella di avere una gara su una chiesa per ogni comune del cratere nel 2023. Allora, per concludere con te, facciamo un passo avanti ancora: ricostruzione privata, ricostruzione pubblica e poi la famosa ricostruzione sociale. Anche in questo, in qualche modo, voi siete coinvolti. Noi lo scorso anno siamo stati a Prata d'Ansidonia, a Peltuinum in particolare. C'era anche il sindaco di Prata d'Ansidonia, Paolo Sani, che tra l'altro doveva venire
anche qui stamattina, ma sta per diventare papà e quindi è ampiamente giustificato e anzi approfittiamo per fargli gli auguri da qui. E c'è un progetto in particolare che voi state curando o con cui state collaborando, coadiuvando, che sono i cosiddetti cammini. Ora, detto così sembra una parola un po' generica. In realtà i cammini potrebbero essere il segreto, tra virgolette, dello sviluppo turistico culturale di questo territorio. E voi state lavorando su progetti che sono anche importanti, anche dal punto di vista economico. Assolutamente, parliamo di 4 cammini che saranno di competenza USRC nella fase di gara. In queste ore le commissioni di gara in USRC stanno scegliendo, valutando le offerte, quindi si selezionerà l'appaltatore e i primi 2 su 4 cammini sono stati selezionati, lo posso anticipare, questa settimana. La prossima arriveranno gli altri 2, quindi noi siamo assolutamente al passo con i tempi nell'attuazione di questi percorsi lenti che toccheranno circa 30 comuni del cratere e includo anche gli appalti che gestirà l'USRA, perché USRA gestirà altrettanti cammini che riguarderanno non solo l'Aquila ma che si sposteranno anche all'Alta Valle Aterno, quindi anche l'USRA Provenzano tocca i nostri territori, è un'azione congiunta. Arriveremo con questa azione di valorizzazione territoriale a, secondo me, realizzare non solo dei percorsi utili per la fruizione turistica, ma anche di valorizzazione culturale, perché parliamo di cammini che hanno delle connotazioni storiche, religiose. Immaginiamo il cammino dei Vestini, solo per fare un esempio, che riscopre la storia preitalica di questo territorio ed ha una grande finalità evocativa e culturale, per cui agganceremo ai cammini, al percorso turistico, anche dei punti di interesse che hanno nella cultura e perché no magari anche nell'arte, visto che abbiamo sperimentato in questi anni anche delle operazioni artistiche. Il Comune di Ocra è uno dei protagonisti del programma Riabitare con l'arte dello scorso anno, che andremo a replicare a breve. Uniamo anche l'arte a questi percorsi e cerchiamo di dare una visibilità che i nostri territori meritano in maniera assoluta, chiudo, un'operazione di coesione sociale, perché noi intendiamo nel prossimo mese invitare non solo i sindaci che sono stati promotori, ma anche le proloco, le associazioni, i parchi, per una giornata o più giornate di lavoro, per dire: stiamo facendo questo ma dobbiamo mantenerlo nel tempo. Quindi è secondo me una grande operazione anche di partecipazione sociale. Il sindaco Riocci, casualmente di professione è avvocato. Ora, chi ha seguito un po' nel dettaglio questa ricostruzione sa che spesso gli avvocati, contano forse anche più dei tecnici, perché ci sono mille inghippi, 1000 situazioni che spesso devono essere risolti attraverso ricorsi al TAR, ricorsi al Tribunale Civile, eccetera. Ecco, dall'osservatorio di avvocato sindaco, in questi 13 anni che passati dal terremoto, quali sono state le problematiche che spesso hanno letteralmente bloccato la ricostruzione? Problematiche di vario genere che dipendono in parte da tutti i tanti attori della ricostruzione, no? Sia la parte pubblica ma anche i privati, i progettisti, i proprietari. Ora è evidente che sugli aggregati ci sono state, in particolare nei centri storici, problematiche legate proprio al fatto che si tratta di immobili costruiti in età risalente, sottoposti nel tempo a vari interventi. Infatti una problematica che capita di frequente sono le piccole ristrutturazioni, in alcuni casi fatte un po' un po' abusivamente, tutte quelle situazioni che adesso con la ricostruzione vengono a galla, ed è l'occasione appunto per sanarle e per sistemarle, come le problematiche catastali di immobili non censiti in catasto, oppure le successioni o i passaggi di proprietà bonari che vanno ovviamente in questa fase sanati tutti quanti, andando al notaio, facendo le sanatorie, quindi spendendo soldi, e quindi ovviamente qui poi spesso e volentieri le procedure si ritardano perché i proprietari spesso non sono così solerti. Lo stesso la parte degli ingegneri, le parti dei progettisti che spesso oberati dei lavori
lavorano sulle scadenze un po' come tutti e appunto quando non hanno le scadenze insomma, preferiscono, no, gestirle in questo modo. E io lo criticavo anche prima quando non ero in amministrazione, questo fatto, il non aver fatto una graduatoria e non averla ufficializzata per stabilire, perché era il modo attraverso cui il comune poteva stabilire un ritmo, no? Stabilendo una sequenza di interventi e mettendo dei termini per la presentazione dei progetti, e quindi avere la possibilità appunto di imprimere un'accelerazione alla ricostruzione. Noi al Comune di Ocra ha impiegato 4 anni per approvare il piano di ricostruzione, in 6 anni nei centri storici sono stati fatti 10 aggregati su 72 e qualche altro intervento puntuale nelle UMI. Insomma, adesso negli ultimi 2 anni oltre una quindicina ne siamo riusciti a farne partire, e ancora di più ne partiranno andando più avanti. Si può fare molto, a volte anche il comune, lo dico sinceramente, però purtroppo i piccoli comuni in questa fase sono in condizioni veramente di emergenza adesso loro, perché manca il personale, perché è del tutto inadeguata la forza lavoro che c'è nei comuni rispetto all'enormità dei adempimenti a cui bisogna provvedere, insomma. Allora, aggiungo io un problema che spesso la rissosità dei soci degli aggregati, come dire, ci mette la ciliegina sulla torta, ma questo lo sappiamo. Allora, col sindaco adesso ci avviamo qui a pochi metri perché vogliamo cambiare discorso e chiudere, facendovi vedere naturalmente le bellezze, già in parte qualcosa avete visto, le bellezze di questo territorio. E questo è un punto da dove alle nostre spalle vedrete il castello di Ocre, che forse dopo Calascio è quello più famoso nel mondo, diciamo così, ma solo perché Calascio magari è stato restaurato in parte, qui invece siamo ancora un po' lontani perché in realtà questo castello oggi è ancora privato. Ecco, questo va detto. E poi naturalmente vicino al castello vedrete il Gran Sasso. Allora, Sindaco, la domanda è come, al di là appunto, come dicevamo, della ricostruzione privata e di tutto quello che ci siamo raccontati fino adesso, come si gestisce, come si valorizza e come si può riutilizzare questo patrimonio? Io devo dire che sono stato colpito da una cosa che tu hai detto ad agosto al monastero di Santo Spirito, no? Che è una delle vostre bellezze. Quando tu hai detto, attenzione, qui non si tratta soltanto di risistemare e poi pensare magari di rimetterci conventi o di rimetterci cose, ma dobbiamo fare un salto in avanti. Il monastero di Santo Spirito, lo sappiamo, è una struttura ricettiva adesso e probabilmente anche altre situazioni di quel tipo potranno avere un futuro in quel senso. Quindi la domanda è, tutto questo grande patrimonio storico-culturale, come si valorizza e come si riutilizza? Allora, noi un'esperienza, un punto di riferimento ce l'abbiamo, perché il monastero di Santo Spirito, che è uno dei 3 monumenti simboli del nostro territorio, poi ce ne sono anche altri, però questi hanno una valenza diversa perché ce l'hanno per Ocra, ma ce l'hanno per tutto il territorio, come dicevi tu all'inizio. Il monastero di Santo Spirito lo diceva il professor, mai dimenticato, professor Alessandro Clementi, che aveva avuto un ruolo fondamentale nella fondazione della città dell'Aquila, il monastero dove c'erano i cistercensi, così come ce l'ha avuto il castello di Ocra, che era il più grande che c'era qui nella zona, che ebbe il beneficio di non mandare cittadini a fondare la città, di non essere distrutto, proprio perché era un castello che aveva la sua importanza per scopi difensivi, per le comunicazioni, per tutta una serie di ragioni. Dico il monastero di Santo Spirito perché dal 2006, ero sindaco anche allora, c'è un'attività, fu ristrutturato e poi appunto fu creato questa struttura turistico-ricettiva che ovviamente è un'esperienza di successo. Solo quest'anno avranno fatto una 70ina di eventi, non solo matrimoni, anche eventi di natura culturale, anche convegni, anche l'Università dell'Aquila spesso lo utilizza per sue attività. Si prenotano eventi, gli ultimi da Shanghai,
Devo dire che da quando c'è uno chef, e anche qui dovremmo capire che quello è un settore, quello della gastronomia, ma della gastronomia di un certo livello su cui si può appuntare a livello nazionale. Siamo famosi nel mondo, noi italiani per questo, ma lo possiamo essere anche noi abruzzesi delle zone interne. È una storia di successo perché poi da lavoro crea un movimento, ogni evento che c'è si riempiono i bed and breakfast della zona. E appunto collocandosi su un target di qualità, perché i monumenti già sono un fortissimo attrattore. La location di Santo Spirito è il principale motivo per cui le persone scelgono di venire qui dal Canada, dall'Inghilterra, appunto da Shanghai, da tutte le parti del mondo, semplicemente su internet. E anche lì è uno strumento potenzialmente eccezionale quello di internet, sapendolo usare a dovere. Noi forti di questa esperienza stiamo proseguendo adesso col commento di Sant'Angelo, stiamo lavorando su quello. Sintetizzo un attimo così andiamo verso la conclusione. L'esempio del monastero di Santo Spirito potrebbe essere un esempio da replicare e potrebbe essere appunto diciamo vincente. Chiudiamo con il sindaco con due, tra virgolette, curiosità, come facciamo quasi sempre. Allora, una è qui a Ogre c'è una cosa che praticamente è sconosciuta, di cui si è parlato soltanto di recente e se ne sta interessando anche la regione, il villaggio del Pastore. Quindi se puoi dirci qualcosa sul villaggio del Pastore, che naturalmente è ancora al di là da venire, nel senso andrà risistemato eccetera, e poi chiudere con un evento che ci sarà fra una decina di giorni, cioè la Sagra della Castagna, che torna dopo 2 anni proprio qui a San Felice, alla frazione San Felice. Il villaggio del Pastore è qui a San Panfilo, andando su verso le Rocche, ma molto vicino al paese. Nasce negli anni 30, fine anni 30, come centro sperimentale. All'epoca l'intenzione doveva essere un centro sperimentale che selezionava specie ovine, soprattutto per la lana, per la tipologia della lana. Non è entrato mai in funzione come centro sperimentale, c'è stata poi la guerra. Nel dopoguerra è andato in proprietà dell'IACP e quindi oggi dell'Ater, quindi è proprietà privata. Sul PRG è destinato a tutta l'area a ricettività turistica, ovviamente rurale, perché si trova in un ambiente, è un posto bellissimo, sono 5 corpi di fabbrica, ovviamente diruti, e c'è oggi si sta lavorando insieme con l'Ater e con il presidente dell'Ater, il collega avvocato Isidori, a un progetto su cui si è molto interessato anche il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo, appunto per arrivare gradualmente a un recupero, perché è un sito molto grande, sono 5 corpi di fabbrica consistenti, cercando appunto di sfruttare le possibilità di finanziamento che ci sono oggi. Per farne anche lì immagino qualcosa di turistico. Ecco, se concludiamo appunto con la castagna, perché la castagna? Perché qui c'è una produzione importante. Oddio, dire una produzione importante non lo possiamo dire. C'è un bosco di castagne storico a San Felice d'Ogre, tra l'altro solo lì, in tutto il territorio comunale e in tutta questa parte, diciamo, dell'Aquilano, che io sappia c'è solo lì un bosco di castagne, perché lì ha trovato, non è una pianta facile da far crescere e da far produrre, lì ha trovato condizioni, storicamente, delle condizioni ideali per nascere. La saga, dopo 2 anni di fermo dovuto al Covid, quest'anno si rifà la Sagra della Castagna, che è un momento estremamente importante anche per la promozione di tutto il territorio. Si fa a San Felice perché il Bosco della Castagna è lì. Anche lì si sta cercando di capire come svilupparla, oltre la Sagra della Castagna, la coltivazione del frutto, perché è una pianta che, come tutte le piante da frutto, ha bisogno di essere curata e coltivata. Purtroppo le piante infestanti, i pini in particolare, creano un po' di problemi, però dal punto di vista sociale. Per la frazione di San Felice, che delle nostre, il terremoto è quella che ha colpito di più, è il paese più danneggiato di quelli di Ocre, è un momento molto importante averla mantenuta e aver avuto la capacità da parte soprattutto dei cittadini del posto di San Felice. È stato importante.
Sindaco, grazie e ci risentiremo in una delle prossime puntate perché parleremo del convento di Sant'Angelo d'Oca, che come detto è una delle bellezze di questo territorio, con una lunga storia, anche una storia di santità. Vi invitiamo naturalmente ad andare a visitare la Sagra della Castagna e alla prossima puntata. Arrivederci.